Akira! Ehi! Ti ho fatto aspettare. Mi spiace se ci ho messo molto. Non preoccuparti, sono rimasto tutto il tempo in biblioteca. Ma non sarebbe meglio invece qualche sport? Tu guarda che bei piccioncini. Ma non è la mia ragazza, io sono solo ospite a casa sua, tutto qui. Sono ancora più geloso. Abitare assieme a questa bellezza. Chi vi credete di essere con quella faccia da idioti che vi ritrovate? Miki, forse è meglio se ti dai una calmata. Ma Kimura, non hai pietà a parlarci in quel tono. Noi, che saremmo disposti a far di tutto per te. Andate all'inferno! Merda, si mette male. Akira. Eh? Asuka, sei tu! Chi è quest'altro damerino? Seguimi, Akira, ho bisogno di parlarti. Mi piacerebbe, Rio, ma come vedi ora sono un po' in difficoltà. Va bene. Sarà meglio che vi togliate dai piedi se non volete che vi ammazzi tutti. Che cosa? Ecco fatto. Ora vieni, Akira. Me la riporteresti a casa, per favore? Aspetta, Rio! Ma perché te ne vai in giro con quell'affare pericoloso? Perché mi sento in pericolo. Ed è per questo che ho bisogno del tuo aiuto. Adesso sali. Aspetta, ma chi è che guida? Ovviamente io. Con questa patente falsificata. Ma sei impazzito! Spiegami cosa intendevi dire poco fa. Mio padre si è tolto la vita. Che cosa? Ma sei sempre stato benissimo. La sua salute mentale non c'entra nulla. Mio padre è morto a causa di un demone. Per scoprire come affrontarli fu costretto a fondersi con uno di loro. Ma quando si accorse che anche la sua mente era stata posseduta, in un atto estremo decise di darsi fuoco, lasciando a me un'eredità di paura. Ma in che senso è eredità di paura? E poi, che cosa c'entrano i demoni? Tra poco lo scoprirai. Scendi. Ma dove siamo? Ascoltami bene. Una volta che varcherai questo cancello, non potrai più tornare indietro. Avrei voluto evitare di trascinare proprio te, il mio migliore amico, nelle viscere dell'inferno. Inferno. Quella parola era un presagio di sventura per Akira. Da quel momento tutto sarebbe cambiato. Ehi là! Certo che il famoso archeologo Asuka era circondato proprio da belle donne, eh? Oh, ma quella è mia madre. Ah, cavolo, ma dici sul serio? In effetti siete due gocce d'acqua. Ma adesso dimmi, cos'è questa storia dell'eredità? Tu seguimi in laboratorio. Mio padre stava conducendo delle ricerche in territorio Maya. Nella foresta vicino al sito c'era una voragine e mio padre ci precipitò. Una volta arrivato sul fondo di quell'abisso, papà si ritrovò davanti a un oggetto misterioso ed inquietante. Calmati, Akira. Non avere paura, si tratta solo di un manufatto.
Ah, sì, un manufatto, dici? Forse mi sono lasciato prendere dal panico troppo presto. Però in effetti ha un aspetto abbastanza lugubre. Sembra quasi di vedere un demonio. Un demonio, dici, eh? Beh, forse è proprio così che l'uomo immagina il diavolo. Eppure questo oggetto non è opera dell'uomo. Ma se hai detto poco fa che si tratta di un manufatto? Infatti, ma questo oggetto è stato rinvenuto in uno strato di terreno formatosi prima della venuta dell'uomo. Ma cosa stai dicendo? Sei completamente impazzito! Magari lo fossi. Questa è la prova che prima dell'uomo esistevano altri esseri, i demoni. Mentre lo ispezionava, mio padre si accorse che poteva essere indossato come una maschera. In questo busto sono contenute le testimonianze dell'esistenza dei demoni. Quando la indossi, si trasmettono al cervello le visioni del loro mondo. Questa è l'eredità lasciata da mio padre. E voglio condividerla con te. Indossala, Akira. Resisti! Non toglierla per nessun motivo! Stai per conoscere la loro vera storia! Il mondo dei demoni. Un mondo fatto di violenza e sopraffazione, dove la pietà non esiste e vige la regola del più forte. Questi esseri, antecedenti all'uomo, per anni hanno dominato, intessendo giorno per giorno la storia di un mondo infernale. Questo è il mondo del diavolo. Osserva, Akira. Osserva molto bene. Per poter sopravvivere, svilupparono una capacità particolare, quella di fondersi con esseri viventi ed inanimati al fine di diventare più forti. Si fusero senza sosta, con un numero sempre maggiore di esseri, trasformandosi in mostri dai poteri e dall'aspetto spaventoso. Non riesco a credere a quello che ho visto. Purtroppo per noi è tutto reale. Comunque sia, è stata davvero un'enorme fortuna per noi che questi esseri si siano estinti. È questo il punto. I racconti dell'uomo testimoniano che i demoni non si sono mai estinti, ma che invece sono più vivi che mai. E adesso sono tornati per riappropriarsi della terra. Ma tutto questo non ha il minimo senso! Quando il periodo glaciale terminò, giunse l'era dell'essere umano. Tuttavia sulla Terra abbiamo ancora ghiacciai risalenti all'epoca glaciale. Qui i demoni sono rimasti ibernati fino ad oggi. E adesso lentamente si stanno destando. Ma allora il professor Asuka! Come ti ho già detto, mio padre, scoperta la verità, ha cercato di combatterli. Ha finito per fondersi con uno di loro, solo per cercare di trovare un punto debole. Papà ha sacrificato la sua vita per l'umanità. Purtroppo noi umani siamo troppo deboli. Per questo è finito col soccombere. Ma noi possiamo combatterli, abbiamo le bombe atomiche, le bombe all'idrogeno. Non sottovalutarli. I demoni conoscono bene l'essere umano. Lo sanno benissimo di cosa può essere capace. Eppure questo non li ha fermati da risvegliarsi. Quindi non c'è nessuna possibilità per noi. A dire il vero ci sarebbe un modo. Te ne parlerò domani con calma. Adesso ti accompagno a casa. Sei ancora in tempo per andartene via e rifiutare tutto questo. Ma come puoi chiedermi una cosa simile? Come potrei far finta di nulla dopo tutto quello che ho visto? Speravo di non coinvolgerti in questa storia, amico mio. Ma cosa? Akira, scappa! Merda, sono già qui! C'è un muro! Da questa parte! Salta, Akira! Ma non si vede un accidente qui.
Tranquillo, siamo al sicuro qui. Sai, credo che quel demone ci stesse sorvegliando. Probabilmente è stato attirato da quello che ha posseduto mio padre. Ma questa stanza è gigantesca. Avevo intenzione di farti passare qualche altro giorno da umano, ma le cose sono cambiate. Questa è la soglia dell'inferno. Spiegami chiaro e tondo qual è il nostro piano. E va bene, te lo spiegherò. Ma credo che tu ormai abbia già capito. Non riusciremo mai a sconfiggere i demoni utilizzando le armi convenzionali. Per combattere contro questi mostri al loro pari, occorre diventare come loro. Dobbiamo rinunciare alla nostra umanità. Mi stai chiedendo di diventare un demone? Sì, ma un demone dal cuore umano. Che cosa intendi con cuore umano? Esatto! Secondo quanto scritto nelle ricerche di papà, c'è un modo per unirsi senza farsi controllare. Se l'umano ha un animo puro e innocente, è in grado di unirsi al demone senza farsi possedere. Deve avere una forza di volontà capace di prevaricare. Possedere una mente pura e onesta. E solo una persona come te può farlo. Va bene, accetto. Pur di salvare il mondo intero, sono disposto a sacrificare la mia umanità. Non è così facile. Se l'esperimento dovesse fallire, tutto sarebbe stato vano. A quel punto l'unica soluzione per uscirne sarebbe la morte. È una scommessa. Ma non ti preoccupare, sono pronto a rischiare il tutto per tutto. Sei l'unica persona con cui posso condividere questo fardello. Avanti, Rio. Spalancami le porte dell'inferno. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Benvenuto alla festa! Ma che significa questo? Che cosa c'è da ridere, idiota? Tranquillo, fa parte del piano. Avanti, bevi e lasciati andare. I rifiuti umani che vedi attorno sono le vittime sacrificali del Sabbath. Proprio così, amico mio. I demoni possono fondersi facilmente con piante e animali. Ma con gli umani è diverso. Il più delle volte il loro tentativo fallisce miseramente. Perché l'umano possiede una capacità in grado di ostacolarli. Bisogna perdere la ragione se vogliamo fonderci con loro. Però, così facendo, tutti quelli presenti verranno posseduti e noi ci ritroveremo a combattere un'orda di demoni. Sarà il nostro battesimo del fuoco. Come possiamo salvare il mondo se ci spaventiamo per un gruppetto di demoni? Ora piantala di discutere e bevi. Che fai, ragazzino? Rio, che cosa combini? Perdere la ragione non basta. I demoni adorano il sangue. Smettetela, vi prego!
E noi siamo gli unici rimasti umani. È il caso di dirci addio, allora. No! No! Sta succedendo davvero. Bene, ho ottenuto il corpo di un demone! Lo sento, sì, sento scorrere il sangue del diavolo nelle mie vene! Amon, sei impazzito? Ti sbagli. Non sono Amon, e nemmeno Akira Fudo. Sono l'essere nato per sterminare voi demoni dalla faccia della terra! Devilman!